Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo questa nuova radio FR Sky. Si tratta della Taranis X-Lite S, se volete acquistarla trovate il link in descrizione. All'interno della confezione troviamo questa custodia rigida di ottima qualità che contiene la Taranis con i suoi accessori. Infatti abbiamo la nostra X-Lite S, due proteggi gimbal, due tappi per usare delle batterie più grandi e un set di tappini e viti che serviranno per regolare la tensione dei gimbal. Non mancano il manuale di istruzioni e il classico set di adesivi FR Sky. Le dimensioni sono di circa 18 x 13 cm. Il peso senza batterie è di 315,5 grammi. La X-Lite S e la X-Lite Pro vanno ad aggiungersi al primo modello di X-Lite, introducendo diverse novità che trovate tutte elencate in questo schema. Se volete consultarlo con calma, vi lascio il link in descrizione su dove trovarlo. Le principali migliorie delle nuove X-Lite S Pro sono l'aggiunta del protocollo ACES e del modulo interno a bassa latenza ISRM. Altre novità sono l'introduzione di due pulsanti momentanei, un sistema di training wireless e la possibilità di caricare le batterie direttamente dal connettore USB della radio. Troviamo ancora i gimbal magnetici migliorati ulteriormente nella versione Pro. Il feeling al tatto è sempre ottimo e dietro la radio abbiamo questa gomma che aumenta il grip della mano. Sul fondo abbiamo due interruttori piccoli a due posizioni, due grandi a 3 posizioni, due potenziometri e, come abbiamo detto, due interruttori momentanei. Abbiamo anche la possibilità di mettere un'antenna esterna, ma il mio consiglio è di usare quella interna perché è ottima. Al limite potete mettere un'antenna patch per fare del long range, ma in questo caso consiglio direttamente l'acquisto di un modulo esterno a 900 MHz. Infatti anche con questa Taranis abbiamo la possibilità di usare i moduli esterni. Possiamo usare i moduli light o quelli standard tramite adattatore. Nella parte anteriore abbiamo questo ingresso jack, che può essere usato sia per le cuffie che come portatrainer. Abbiamo lo slot per la micro SD e la smart port, che serve per aggiornare le riceventi. Infine abbiamo la porta micro USB, che può essere usata per collegare la Taranis ad un simulatore o per accedere direttamente alla micro SD senza doverla rimuovere. Novità di questa X-Lite S è poter usare la porta USB anche per ricaricare le batterie. Come notate, entrambi i gimbal sono in posizione centrale e saremo noi a decidere se usare la radio in modo 1 o modo 2. Per allentare il gimbal del throttle utilizziamo queste due viti che ci vengono fornite in dotazione. Inseriamo le due viti nei fori a sinistra per usare il modo 1 o nei fori a destra per il modo 2. FR Sky tiene a precisare che dobbiamo posizionare sempre le viti in questa posizione, sia per il modo 1 che per il modo 2, altrimenti rischiamo di danneggiare il gimbal. Quindi teniamo la vite lunga sempre a sinistra e la vite corta sempre a destra. Io utilizzo il modo 2, quindi metto le viti in questa posizione. La vite lunga serve per allentare la tensione del gimbal, mentre quella corta serve per regolare l'intensità della corsa. Per qualsiasi dubbio fate riferimento al manuale, è tutto spiegato bene. Nella parte anteriore abbiamo questa croce direzionale che serve per trimare il drone. Questo joystick serve per accedere ai menu e navigare al loro interno, possiamo premerlo per confermare. Questo è il tasto Exit e questo è il tasto Shift per alternare i trim tra uno stick e l'altro. I tappi standard vanno bene per le batterie 18500. Io al momento ho solo delle 18650, quindi l'omaggio dei tappi più grandi risulta molto gradito. Inseriamo le batterie col positivo verso l'interno. Accendiamo la X-Lite S tenendo premuto il tasto On. Il display ha una risoluzione di 128 x 64 pixel. Come tutte le Taranis, anche la X-Lite S usa il firmware OpenTX. OpenTX è un sistema open source stabile e affidabile che permette di configurare ogni aspetto della nostra radio. È adatto sia ai principianti che agli utenti più esperti.
Ho già creato diversi tutorial su OpenTX e le riceventi più utilizzate, li trovate tutti raggruppati nelle playlist che vi lascio in descrizione. Per accedere al menu di sistema premiamo a lungo il joystick verso destra. Per accedere al menu setup a sinistra. Se avete scelto la configurazione degli stick in modo 2, ricordate di andare nel menu setup e selezionare modo 2, altrimenti riceverete sempre un warning all'accensione della radio. La Taranis X-Lite è un radiocomando che rompe gli schemi classici ai quali siamo abituati, proponendo un look moderno che richiama i gamepad delle console. Non per questo dobbiamo pensare che sia un giocattolo, anzi la tecnologia al suo interno è tra le più avanzate che possiamo trovare in casa FrSky. Abbiamo il sistema di training wireless, il protocollo Access e addirittura un sensore di movimento a 6 assi. Questa Taranis è in assoluto la più compatta che possiamo trovare nel catalogo FrSky ed è indicata a chi è disposto a spendere qualcosa in più pur di avere un prodotto leggero e maneggevole. La sua particolare forma la rende ideale per chi utilizza i pollici, mentre chi usa 2 dita troverà scomoda l'impugnatura. Quindi se usate 2 dita valutate bene prima di acquistarla perché potreste trovare complicato utilizzarla. Nel catalogo FrSky abbiamo 3 modelli di X-Lite. La X-Lite normale, la X-Lite S che è questa e la X-Lite Pro. Vediamo quale modello scegliere. Sicuramente vi sconsiglio di acquistare il primo modello di X-Lite. L'assenza delle switch momentanee e del protocollo Access la rendono un prodotto non più al passo con i tempi. La scelta rimane tra la X-Lite S e la X-Lite Pro. Entrambe sono radio di nuova concezione ed integrano tutte le novità FrSky che abbiamo visto. Le differenze nell'uso di tutti i giorni sono minime e la differenza più grande è data dai gimbal. La X-Lite S ha i gimbal magnetici All Sensor M12. Questi gimbal sono di ottima qualità e abbiamo già avuto modo di apprezzarli anche in altri modelli di Taranis. Personalmente ritengo che i gimbal della X-Lite S vadano bene per la maggior parte degli utenti e che in pochi riescano a percepire i reali miglioramenti dei gimbal della X-Lite Pro. Soprattutto perché questo genere di radio viene usata con i pollici, che ci dà un tipo di volo meno preciso e sensibile di quello con 2 dita. Infatti la Pro ha i gimbal meccanici All Sensor, che sono una versione ulteriormente perfezionata degli M12. La mia impressione è che FrSky con il modello Pro abbia voluto fare una radio tecnologicamente molto avanzata, ma che comunque queste non siano le priorità di chi si avvicina a un tipo di radio come la X-Lite. C'è da dire però che il colore della versione Pro è molto bello. Questa era la mia recensione della Taranis X-Lite S. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.